Ciao a tutti, è con grande emozione oggi che vi voglio presentare la mia mamma con i suoi 70 anni a forma di torta, precisamente la famigerata cream tart. Ma non è bellissima, che dite? Ovviamente mi stavo riferendo prima a lei e dopo alla torta. Per il suo compleanno le ho voluto preparare un dolce molto elegante e raffinato che rendesse pienamente onore ai 70 anni, visto che è una cifra importante, e quindi ho optato per una cream tart con la frolla delle ciambelline sarde che la rende super morbida, come avrete potuto notare anche dal taglio, e una semplice decorazione sopra con tanta buona crema chantilly, perfetta per un compleanno ma ad esempio anche per Pasqua. Pensate che carina, realizzata a forma di un coniglietto o una colomba o semplicemente di forma ovale. Insomma, libero spazio alla vostra fantasia. Partiamo subito dalla crema pasticcera. All'interno di un pentolino versiamo 550 g di latte, la scorza di un limone biologico tagliata a pezzi e lo teniamo vicino. In una ciotola versiamo 100 g di zucchero, 4 tuorli grandi e mescoliamo bene. Aggiungiamo 25 g di farina, 25 g di amido di mais e 2 cucchiai del latte che abbiamo appena versato nel pentolino. Mescoliamo e quando il latte avrà raggiunto l'ebollizione spegneremo il fornello e verseremo il composto al suo interno. Attenderemo giusto 30 secondi e poi accenderemo nuovamente il fornello a fiamma bassa e faremo addensare mescolando, ci vorrà pochissimo. Eccola qui, liscia e vellutata. Trasferiamo la crema all'interno di una ciotola in vetro Pirex e la copriamo con pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema. Faremo freddare così a temperatura ambiente. Nel frattempo ci occuperemo della frolla. All'interno di una ciotola versiamo 150 g di zucchero, un uovo intero e 3 tuorli grandi, la scorza grattugiata di un limone biologico e mescoliamo bene con la frusta a mano. Ora aggiungiamo 500 g di farina, una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato che setacciamo sul momento e poi 140 g di strutto morbido che potreste anche sostituire con la stessa quantità di burro o olio, ma che comunque cambierebbe il gusto e la consistenza. Impastiamo bene con le mani fino a formare un panetto liscio ed omogeneo che divideremo in due. Ora ritagliamo i numeri o le forme che abbiamo scelto, nel mio caso il 7 e lo 0, e li posizioniamo su un foglio di carta da forno per valutare bene le dimensioni che dovrà avere poi la frolla stesa. Aiutandoci quindi con il mattarello la stendiamo ad uno spessore di mezzo centimetro. Posizioniamo sopra il numero 7 e con il coltello ritagliamo tutti i contorni. Gli avanzi della frolla li potremo rilavorare e ristendere. Ci occorreranno due numeri 7 e due numeri 0, perché uno farà da coperchio all'altro. Posizioniamo i due sette sopra la leccarda del forno, rimuoviamo gli eccessi di carta da forno e cuociamo a 180 gradi per 15-20 minuti in forno preriscaldato. Prima di infornare bucherelliamo con il rebbi di una forchetta solo un numero per evitare che si gonfi troppo durante la cottura e quindi che poi esca una bella base per la nostra cream tart. Nel frattempo ci occupiamo del numero 0 e facciamo lo stesso procedimento mostrato poco fa.
Con i ritagli di pasta creeremo biscottini e ciambelline sarde. Ecco i numeri 7 pronti, li faremo scivolare con molta delicatezza su un vassoio perché sono molto morbidi e potreste rischiare di romperli e faremo scivolare sulla teglia gli altri numeri così come vi sto mostrando in video. Cuoceremo i numeri 0 alla stessa temperatura e tempo, così come vi ho detto prima, e successivamente cuoceremo anche i biscottini. Nel frattempo montiamo 250 ml di panna fresca da frigo con un cucchiaio di zucchero. Uniremo la crema pasticcera privata delle scorze di limone e mescolata bene, in questo modo creeremo la crema chantilly. Prendiamo i due numeri bucherellati e con una sac à poche riempita di crema inizieremo a farcirla così come vi sto mostrando in video. Che golosa e che carine tutte queste montagnette di crema! Verrebbe voglia di mangiarla così col dito. Una volta completati tutti, sopra ogni numero posizioneremo il numero corrispondente e ripeteremo lo stesso passaggio. Vi mostro adesso anche i biscottini e le ciambelline pronte. Che profumo, che buon profumo hanno rilasciato durante la cottura. Ho deciso di lasciare i cuoricini piccoli come decorazione per la torta, mentre quelli grandi li ho farciti con Nutella e zucchero a velo. Troppo buoni. Ora libero spazio alla vostra fantasia. Potreste decorare e abbellire la vostra cream tart in 1000 modi possibili e immaginabili secondo i vostri gusti. Io ho scelto un po' di granella di pistacchi e qualche rosellina di zucchero colorata. A mia mamma non piacciono le torte troppo decorate e soprattutto troppo pesanti, tra virgolette. Quindi, visto che il dolce era per lei, allora mi sono dovuta attenere a questo, senza esagerare. Altrimenti io avrei messo tutta la frutta, fragole, poi cioccolati, Nutella, macarons, foglie di cioccolato e chi più ne ha più ne metta. Le mie manie di grandezza. Comunque, vi posso garantire che anche così semplice ha fatto la sua bella figura. Cosa più importante, mia mamma che era felicissima, quindi io l'ho resa felice, questa è la cosa principale. E poi il sapore, un gusto meraviglioso e una consistenza che davvero si scioglie in bocca. Ti conquisterà subito. Spero tanto che la proverete anche voi, ne vale davvero la pena, è troppo buona. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!